viaggio, benvenuti a bordo e benvenuti a Kundara, Guinea, nuovo stato, nuova parte del nostro viaggio. Guardate subito qua fuori, poi vi descrivo gli odori. Questo è il parcheggio che abbiamo trovato in questo che probabilmente una volta era un albergo, adesso non si sa bene che cosa sia, comunque ci ha ospitato. C'è un po' di gente che comincia a muoversi in questo momento, è anche un po' una via di passaggio, non è proprio un ambiente chiuso da un recinto, insomma passa un po' chiunque qua dentro. Ed è successo anche questa notte, ci sono stati un bel po' di rumori, un po' di musica, poi a un certo punto è arrivato abbastanza il silenzio, insomma non possiamo dire che sia stata la notte proprio più tranquilla che abbiamo trascorso finora. Qui ieri hanno giocato per un bel po' di tempo un sacco di bambini, ma come vi dicevo la grande particolarità di questo posto sono certamente gli odori. Qua si sente di tutto, dall'odore della spazzatura e altri odori vari che arrivano ogni tanto, di cucine, cose un po' particolari. C'è una foschia questa mattina che appunto probabilmente è quella di questo fumo che qualcuno sta bruciando qualcosa ma da tante ore. Effettivamente tra gli odori mi sono dimenticato di citare anche quello della benzina, perché qua passano un sacco di taniche che vengono caricate sui motorini che abbiamo visto anche ieri, che vanno verso il Senegal a caricare combustibile, perché qua i distributori per ora, quelli che abbiamo visto, sono effettivamente tutti chiusi. Non abbiamo ancora chiesto per il diesel, quella che trasportano certamente benzina, però dato che in Senegal abbiamo visto caricare anche diesel, immaginiamo che la situazione sia la stessa. Però ce ne accerteremo, magari al prossimo distributore, comunque a prescindere, se vedo che c'è qualcuno provo a chiederlo. Qua le zanzariere dobbiamo comunque sempre chiudere, mi raccomando. Il nostro Starlink oggi è connesso a una ground station italiana. Fisicamente il mio internet a bordo oggi è come se fosse dall'Italia. Abbiamo un IP address naturalmente della rete Starlink, però associato al country Italy. Effettivamente la nostra ground station è a Roma, ragazzi. Quindi i satelliti Starlink passano sopra la nostra testa, attraverso un link laser comunicano tra loro portandolo fino all'ultimo, quello più vicino in Italia, e dopodiché comunicano con la ground station italiana e ci connettono a internet fisicamente. Questo si ripercuote ad esempio anche sulla pubblicità che vediamo su Google. Ok, siamo connessi alla ground station italiana, però facendo un discorso nerd ma anche politico, se vogliamo. Qui in questo momento in Guinea i social network sono bloccati dal governo e questo è iniziato sul finire dell'anno passato. Questa antenna ci dà un accesso a internet diretto, io esco dall'Italia e non c'è nessun filtraggio qui, quindi con tutta probabilità usare Starlink qui in Guinea in questo momento probabilmente è anche illegale. Non avviene la censura, il blocco che in realtà è stato imposto dal governo. Salutiamo questa famiglia che vive in questo ex albergo, che però ci ha ospitato. Gli abbiamo dato qualcosa per la gentilezza di averci ospitato. Adesso, vedendo la mappa, questa strada ci dovrebbe portare un po' in montagna. Speriamo di avere un minimo di fresco oggi. Non lo so, non ci credo molto, però vediamo. Ci sono tantissimi ragazzi con il motorino che hanno un gilettino giallo. Come questo? Ah, guardate, c'è un po' di benzina, infatti c'è la coda dei motorini. Comunque dicevo, hanno tutti questo giubbottino giallo e praticamente sono mototaxi. Ragazzi, abbiamo trovato un distributore aperto e sicuramente ha benzina, perché i motorini e le motorette lo fanno. E questo school bus carico di taniche. Mamma mia, non si riporta immediatamente negli Stati Uniti? Sì, è un po' più masticato. Comunque noi siamo abbastanza carichi di gasolio, perché l'abbiamo fatto nell'ultimo paese in Senegal, non abbiamo fatto tantissimi chilometri. Ah, è bellissimo vedere qua uno school bus. Sono mezzi belli tosti quelli e mi sa che su queste strade vanno bene. Comunque seguiamo il consiglio del doganiere che ci ha detto che se troviamo diesel fatelo, sempre. Anche se avete il serbatoio pieno, riempite di più. Beaucoup de monnaie. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens quand même. Oui, oui. Tu viens m'amener en Europe.
Je sais pas si c'est possible. C'est possible. Oui? Ah, Et comment ça fait? Tu vas monter avec moi nel camion e tu vieni all'Europa? Oui, c'est possible. Bene ragazzi, abbiamo fatto diesel e c'è stato un po' di casino con la valuta perché adesso capiremo le altre se ci capiterà di fare combustibile, ma sulla pompa della benzina era segnato uno 0 in meno e dato che qua 10.000 franchi guineani valgono più o meno €1, se gli togli uno 0 succede un casino, non si capisce niente, quindi sostanzialmente ci abbiamo messo un po' a fare un po' di conti. Abbiamo incrociato un ciclista, ora gli chiediamo se ha bisogno di qualcosa. Todo bien? ¿Necesita algo? Agua? Todo? No, hay agua y hay creo en 35 kilómetros hay un viaje. Pero gracias Está por bien. parar, sí. Nos vemos. Sí, nos vemos en Lago. Buena ruta. Hasta luego. Bene, dai, tutto a posto, non ha bisogno di niente. Carino. All'orizzonte spuntano le prime alture. Stiamo andando in direzione di un paese che si chiama Lomé e prima di arrivarci certamente c'è da affrontare una bella salita. Chissà se questo influirà anche sulle temperature percepite. Già si percepisce qua ora la salita. Adesso siamo a 100 metri sul livello del mare, però è una costante leggera salita. Ciao! Dicono tutte le foto, vogliono le foto. In questo villaggio erano specializzati a fare quelle recinzioni di paglia che usano Per fare i villaggi. per fare i villaggi. Quelle lì. E qua c'erano un sacco di venditori e fabbricanti. Qua siamo passati a un next level di macelleria, non ho fatto in tempo a riprenderla, ma la carne era appesa all'albero. C'era un tavolo e la carne appesa all'albero. Ci siamo fermati un attimo perché abbiamo trovato un campo di questi funghi strani. Qui tra l'altro appaiono molto bene perché devono aver bruciato un po' di sterpaglie. Sono questi funghi di fango, chissà da che cosa nascono. Sotto ci sono delle tane però. Stasera dobbiamo studiare. E qua passano dei mezzi pazzeschi, stracarichi. Questo è niente in confronto. E qua in Guinea stiamo notando che vanno molto queste Renault che ci ha appena sorpassato e il posteriore è sempre rialzato, probabilmente anche un po' rinforzato, perché appunto viaggiano stracarichi, le strade a quanto pare, a parte questa, sembrerebbero essere terribili, quindi hanno bisogno di un rinforzo e un rialzo posteriore per caricarle proprio a tavoletta. E ce ne siamo accorti, vedendo le scariche sono alte come se fossero dei dragster proprio. Ci sta per sorpassare un altro furgone stracarico. Che duello ragazzi, grazie! Dato largo! Davanti, mamma mia! A momenti si prendono! E in realtà su queste strade quasi quasi neanche rallentano, guarda lì, cioè, ma è pazzesco. Abbiamo visto più di una volta anche delle persone caricate sopra una quantità simile di bagagli. Siamo entrati in un altro villaggio che più che altro è un grosso mercato. Ho capito che cosa sono le bottiglie che ogni tanto vediamo. È benzina venduta a litro o forse anche meno. In una c'era scritto, c'era il cartello, c'era scritto Essence. Oggi non deve essere giorno di grande mercato perché non c'è molto movimento. Ecco, le vedete, quelle sono bottiglie di benzina. Ogni tanto c'è chiaramente un mezzo fermo, naturalmente stracarico. Altro villaggio che in realtà sembra proprio più un accampamento enorme. Ci sono queste baracche che in realtà sono quasi tutte costruite con le pareti e i tetti con questi teli blu. I
bambini quando ci vedono fanno una cantilena che ancora devo decifrare. Oh, ma quello è quello... Questo È lo stesso. è lo scuolabus che abbiamo visto prima? Sì. Pensate, questi vanno veloci, Quel camion non l'ha raccontata per niente. Un sacco di persone a lavoro e di fronte anche varie attività commerciali, giustamente. Nel frattempo qua invece bruciano le sterpaglie miste a immondizia in genere. E nel frattempo la strada si è fatta montana con delle belle salitozze e noi siamo veramente super carichi, abbiamo tutto a bordo. 700 litri di diesel, 700 litri d'acqua. L'unica roba che abbiamo quasi vuoti sono i serbatoi delle acque grigie e delle acque nere. Beh, di gasolio ne abbiamo di più che 700. È vero, abbiamo anche le taniche. Abbiamo anche le taniche. Tutto stracarico. Aggiungiamo gli 80 litri che abbiamo di taniche. Altro paesino, questo probabilmente un po' più grande, le baracche sono alla periferia e questa invece è la città vera e propria. Anche qua forse c'è combustibile perché c'è la coda dei motorini, lo stanno consegnando. Man mano che entriamo invece sono delle costruzioni un po' più robuste, non so, definitive. C'è un bel bivio, noi andiamo verso la montagna, giusto? Non è mototaxi. Anche qua mototaxi come se non ci fosse un domani. E adesso si sale veramente, A quanto siamo? No, ben 160 metri. È un po' un sali e scendi, abbiamo toccato anche i 200. Però bisogna stare attenti sulle strade perché ci sono un sacco di mucche e magari te la trovi dietro il tornado. Bene, ma abbiamo trovato un posticino dove fermarci, facciamo pausa pranzo e godiamoci questi 200 metri di quota con tutto il loro fresco. Vero? Un freddo, guarda. Che ci mangiamo oggi di bello fresco? Un'insalata fatta con quello che c'è, carote, cetrioli e cavolo, un po' di couscous avanzato e la chicca. E qual è la chicca? Il camembert! Ah, è vero! Questo posto è gettonato anche da altri viaggiatori in motorino e in macchina perché effettivamente è un buono slargo per farsi una pausa pranzo. Abbiamo il camembert, ma abbiamo anche un pezzettino di questo che qua chiamavano Emmental, che vendevano a fette. Non è neanche male. Dentro un panino non ci starebbe male. Accendiamo i ventilatori. Essendo che abbiamo accumulato un po' di fresco durante la notte, è meglio tenere tutto chiuso in modo tale che non si disperda troppo velocemente. Riprendiamo la strada e qua per un attimo ci sembra di essere tornati un po' in Alaska perché vediamo dei fumi di incendi. Crediamo incendi controllati che creano per bruciare le sterpaglie, però effettivamente c'è tanto fumo. Ecco, là in fondo si vede da dove sale. Questa deve essere una delle soste. No, stanno riparando il motore. Ogni tanto non si capisce, ci sono alcune macchine che sono in sosta, altre sono in sosta forzata. Super carichi qua i mezzi. No, secondo me aprono il cofano per far raffreddare la macchina. Come possano reggersi, se si muove un po' il carico viene giù anche la persona. Gli alberi di mango per ora senza frutti, mannaggia, quello è un peccato. Grande, lui faceva il video a noi e noi facciamo il video a lui. Questi sono due sopra,
Guarda come ondeggia ogni tanto la macchina, però le sospensioni sono belle calibrate, belle toste per il peso, Comunque in questi baracchini, in questi sacchi blu, vediamo che c'è del carbone. 4 persone addirittura. In 4 sul tetto. Questo è il top, non avevamo ancora visti 4, fino a 3 eravamo arrivati. In Senegal non si vedevano queste cose. In Mauritania trasportavano le capre così. In Marocco al limite arrivavano le mucche. Ogni paese c'ha il suo. Guardate il vecchio ponte abitato dalle mucche. Ma a Comba finisce la strada. Che strada, ragazzi. Aia! Allora, vedevamo le macchine cariche con sopra le persone sull'asfalto, ma naturalmente non mancano anche qua, dove le buche ci sono, c'è poco da fare. Sta arrivando una macchina che è decisamente carica e guardate com'è la strada. Sono in 4 sopra, mica pochi. Partite le macchine che c'erano ferme al paese e credo che siamo partiti tutte insieme, ma io non capisco come facciano ad andare così forte. Guardate, sta per sorpassare, tanto c'è anche un'altra macchina davanti, un Mercedes col tergicristallo acceso, sembra la Dakar, guarda come passa. Qua ci sono le mucche in curva che sembrano gli spettatori del rally, vuole pure sorpassare. No vabbè, non ci credo. Ha voluto pure sorpassare, un sorpasso degno di un ingarellamento alla Dakar proprio. Questo tratto è veramente tostissimo e è anche in salita, è tutto pieno di un tollo ondulé, ma aiuto, ma come fanno? Oltre al fumo delle macchine che stanno sorpassando, stanno bruciando pure sterpaglie, c'è pure l'incendio, anche qua a autostrada. Infatti c'è un odore terribile. Sembra l'inferno. È terribile. Cioè, brucia la strada praticamente non esiste. Le macchine ti sorpassano a 200 all'ora. Non si respira. Ah! Come non bastasse anche le mucche. Ma perché devono stare qua? Cioè, che poi le vedi all'ultimo perché sono del colore della terra, sono tutte impolverate, quindi si mimetizzano. Sta sorpassando una macchina, ragazzi, è rally proprio, cioè è rally, ci suona anche, non deve perdere la brida. No, guarda lì. Sì, ma cioè il carico sopra, guarda come la fa ondeggiare. Ma adesso arriva il peggio. Sul tetto mi fermo perché questi ragazzi li perdiamo, cioè sono almeno 6 persone su. Mamma mia, guarda come. L'avete visto come era tutto piegato? Ragazzi, c'è un camion fermo. Speriamo di riuscire a passare. Sì, si è fermato in un punto abbastanza largo. Mamma mia, cioè questi camion veramente devono fare una strada. Che vita. Ai ai. Ah, un'altra vittima di questa strada terribile, mangia macchine. E ragazzi, mi sa che questi invece sono quelli della macchina ferma che stanno andando a piedi. Ragazzi, ci fermiamo un attimo
perché voglio controllare le tane che ci sono dietro. Magari adesso che abbiamo consumato un po' la butto dentro il serbatoio in modo tale da evitare che succedano casini lì dietro. Ho riempito, in realtà mi sono accorto che una delle due tane che non teneva bene, quindi un pochino è uscito, cioè nel garage, fin dopo vorremmo vedere, non tanto. Ci sono un po' di camion fermi. Il telo sotto sta, non so se sta riposando o se sta lavorando. Che stanno facendo? Bidone. Oh, Simo. Un altro camion fermo, gli si è stortato tutto il carico. Mamma mia. Ragazzi, doveva succedere che incontravamo un camion. Naturalmente Qua non è largo, no. com'è di là? Un po' di margine ce l'hai. Vai, vai. Era veramente vicino. Altro passaggio critico. Vai. Oddio, no! No! E questo? Oh cacchio! No! Cosa sta facendo? Toglie i sassetti? Mi sembrava di essere stati troppo fortunati a trovare solo un camion. Com'è a destra l'uscita? Un po' puoi andare. Vai. Vieni, vieni. Ragazzi, incredibile, l'asfalto. Sì, è asfalto questo. Oh, facciamo l'asfalto. Neanche male E infatti qua c'è anche il mercatino. Ce l'abbiamo fatta! Prima cittadina dopo quella strada infernale, gommista. Pieno di gomme distrutte. Non solo di auto ma anche tante di moto, motorini. Sono sui tetti. La città a sostegno di quella strada e di tutti i pezzi che quella strada rompe. I toppers non mancano mai. C'è un bel casino anche in questo villaggio. E d'altronde tutte queste macchine cariche da qualche parte devono venire. Guarda anche questo, c'è pure i copricerchi appesi. Tutti riconoscono la nostra bandiera italiana. Adesso la strada è veramente bella, si continua a salire, siamo già a 730 metri. Comunque tra un po' iniziamo a cercare di capire dove fermarci per questa notte. In alta quota magari, così questa notte è freddissimo, dormiamo con la coperta. Gira, 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 gira. Ci sono certamente tanti villaggi qua attorno. Su questa strada che abbiamo preso sterrata comunque sono già passati dei motorini, ci sono anche dei bambini.